Terzo episodio di Consume Me, serie che continua ad andare bene per quelli che sono gli standard del canale, e nella scheda qui in alto nel caso trovate la playlist con gli episodi precedenti. E noi ci eravamo lasciati con Jenny che deve prepararsi all'incontro con la famiglia di Oliver. Deve quindi riprendere la dieta, fare attività extra ed una vita in generale più sana dopo settimane di divertimento con Oliver. Vediamo quindi se ci riuscirà, se riuscirà a far colpo sulla famiglia di Oliver o sarà la fine della loro relazione. Si prospetta una settimana intensa per Jenny, che deve prepararsi alla cena a casa di Oliver e far colpo sulla futura suocera. Dovrà terminare la lettura dell'estate, uscire con Oliver e tenere viva la relazione, fare attività extra e soprattutto ricominciare la dieta. E proprio la dieta ora è difficile. Dopo settimane di divertimento con Oliver non è facile ricominciarla ed ha infatti difficoltà a dosare il pasto, molto povero di Crocs e che non sazia. Il fratello di Jenny nemmeno le è d'aiuto. Lei lo vede che vuole mangiare dei dolci e le viene fame, ma lui le ricorda che è a dieta. Jenny allora resiste, ma la fame si fa ancora più forte. Jenny decide di voler togliersi subito il più grosso macigno, ossia la lettura dell'estate, 250 pagine da leggere per far colpo sulla suocera, e si immerge subito nella lettura. Si mette sotto, legge tantissimo ed arriva a leggerne 115 pagine, è già quasi a metà. La sera Oliver scrive a Jenny per sapere se si possono vedere domani. Jenny vorrebbe, ma la mamma la obbliga a ripetere, dovrà quindi dimostrarle di essersi impegnata se vuole uscire, ma da come ha cominciato questa settimana non dovrebbe essere un problema. Nuovo giorno e motivata a vedere Oliver, Jenny mangia bene, anche se non troppo. Va poi a farsi un giro, ma mentre è lì ad aspettare il semaforo verde per attraversare, un bus corre andando in una pozzanghera ed inzuppando Jenny, che deve quindi subito tornare a casa per cambiarsi. Dopo essere tornata a casa ed essersi cambiata, Jenny si rimette subito sui libri e legge. Legge tantissimo, quel mattone da 250 pagine è quasi finito. Dopodiché si trucca e si rilassa un po' sul divano prima di uscire con Oliver. Ma arriva la mamma, sempre con aria severa, che rifaccia a Jenny di avere tanto tempo libero e le chiede se abbia ripetuto abbastanza. Ma sì, Jenny ha ripetuto tantissimo e la mamma si convince, stasera potrà uscire con Oliver. I due vanno al cinema a vedere Capitan America, il primo Vendicatore. Oliver è grande fan Marvel e non si sta perdendo un film del nuovo Marvel Cinematic Universe e ne pregusta già il grande disegno. Jenny però, forse complice l'intuito femminile, non è così presa e fa fatica a restare concentrata e tenere gli occhi aperti, ma sforzandosi tanto riesce almeno a non addormentarsi e portarsi a casa oltre 2 ore di film. Cosa si fa per amore? Nuovo giorno e Jenny ha dormito bene ed è carica per la nuova giornata. I pasti però sono sempre un momento difficile, col limite dei Crocs più stretto è ormai difficile restare sotto il limite. Jenny esce poi a fare la spesa e nella metro trova posto, ne approfitta quindi per terminare la lettura dell'estate, un libro di 250 pagine che Jenny ha divorato. Sente che la cena con la suocera andrà benissimo. Si rende però conto di avere pochi soldi. Perché quindi non fare qualche lavoretto in casa per la paghetta? Si dedica allora alla pulizia del bagno, ma non è abbastanza. Ispezione della mamma non superata e niente paghetta. Jenny cerca allora un po' di conforto in Oliver, chiedendogli cosa faccia domani, ma Oliver è lapidale, resterà a casa. È il giorno dell'uscita di un nuovo videogioco, che sembra promettente, Dark Souls. Oliver non uscirà di casa, ma non gli disturba avere Jenny vicino per vederlo giocare. Lei non è molto entusiasta dell'idea, ma col giusto umore magari potrebbe. Nuovo giorno e Jenny deve quindi cercare di tenere un buon umore e comincia bene la giornata perché fa un buon pasto, non ha più fame, anche se i Crocs in eccesso sono ormai abitudine, ma li brucerà durante la giornata. Il portafoglio di Jenny è però sempre in lacrime, decide quindi di pulire ancora il bagno, non la migliore attività per essere di buon umore, ma questa volta brilla. La mamma le dà una sostanziosa paghetta e questa cosa le fa ritornare il buon umore. Jenny si trucca per l'appuntamento con Oliver, anche se forse non serve, ma almeno fa pratica e questo sicuramente farà piacere alla sua futura suocera, vedere che Jenny cura se stessa, ma ha ancora del tempo che dedica alla lettura. Le persone che leggono fanno sempre colpo e legge un romanzo, passione promettente. Ne legge un bel po', fin quando non arriva un messaggio da Oliver, che le chiede se vada a casa sua, ma il suo modo di scrivere è strano, è tutto scritto male e Jenny chiede se stia già giocando. Ed ovviamente sì, sta già giocando e sta scrivendo con i piedi. Da riconoscere almeno che Oliver sia un grande videogiocatore. Jenny è di buon umore e va quindi a casa sua, ma i videogiochi sono una cosa che non le interessano minimamente e si annoia.
Oliver gioca, combatte ed ogni singolo colpo dato ad un nemico è come un colpo ricevuto da Jenny, che la fa annoiare e disinteressare sempre di più. Cosa fa Jenny per amore? Nuovo giorno e l'appuntamento con la bilancia prima e con la futura suocera poi sono sempre più vicini. Forse lo stress si fa sentire, perché Jenny questa mattina mangia tantissimo, prendendo tanti Crocs. Passa allora il pomeriggio a fare esercizio e ne fa tanto, i Crocs da bruciare sono troppi. Fa poi anche jogging con il cane e finisce di leggere il romanzo migliorando la sua lettura ed allo stesso tempo bruciando tanti Crocs. Tutti gli sforzi però sembrano vani quando Oliver le scrive per farle una proposta indecente ed inaspettata. La invita a mangiare una pizza. Jenny vorrebbe tanto accettare, ma la dieta però per un giorno si può sgarrare. Nuovo giorno e l'obiettivo è chiaro, non assumere troppi Crocs, fare attività per bruciarne il più possibile e sentirsi meno in colpa per mangiare la pizza. Jenny mangia infatti pochissimi Crocs assunti, ma la fame è fortissima. Pochi Crocs assunti, però non sono mai veramente pochi. Tanto esercizio quindi oggi per Jenny, che vuole bruciarne veramente il più possibile. Tutto questo esercizio è però stancante, le energie non sono illimitate e passa il resto della giornata sul divano a guardare video tra TikTok e YouTube, fin quando non si fa sera. Ed Oliver si fa sentire, vuole andare a mangiare la pizza. Jenny sente di essersi comportata bene e quindi accetta l'invito. In pizzeria Jenny però non si contiene e mette di tutto sulla pizza. Nemmeno Oliver se lo aspettava, che muore dentro. C'è tantissimo condimento su quella pizza che Jenny divora, anche se però gli sforzi non sono serviti perché i Crocs sono sforati. Ma va bene così, solo per un giorno e Jenny è sazia e felice. Nuovo giorno, domenica, ossia il giorno dell'appuntamento con la bilancia e l'ultimo giorno per prepararsi all'appuntamento con la futura suocera. Jenny però oggi mangia tantissimo, sembra che quella pizza le abbia riaperto l'appetito e non va bene. Esce e come se non bastasse al mini market vicino casa ci sono dei rustici come assaggini. Jenny vorrebbe ben più di un assaggino, la tentazione è veramente forte, ma desiste, saluta il commesso e prosegue. Poi una notizia assurda, Jenny non può crederci, Pauline le ha appena scritto che oggi c'è il concerto a sorpresa dei Sock Pop, i loro idoli, ed i posti sono gratis, chi prima arriva meglio alloggia. Jenny dice allora ad Oliver che dovrebbero andare subito, il quale però le chiede se sia saggio, se non abbia ancora altre cose più importanti da fare, ed effettivamente ce le ha. Non è ancora pronta al 100% per la cena e quindi Jenny ascolta Oliver. Niente concerto, si resta a casa a lavorare. È un po' delusa, ma ne va del suo futuro. Di concerti ce ne saranno altri. Jenny fa allora tanto sport, tanta attività fisica. È stancante, ma basta una Red Bull per continuare. Si fa così sera e l'ora dell'appuntamento con la bilancia. Jenny sa che non ha niente da temere, ma è sempre un momento difficile. Per fortuna però ha lavorato bene, ha perso peso ed è più felice che mai. Jenny è quindi pronta al secondo grande appuntamento, la cena. È presente tutta la famiglia di Oliver, che è molto credente. Prima di cena si recita una preghiera e questa volta è il turno di Matthew, il fratello di Oliver, che però non sembra essere nel loro stesso mondo e non vuole, esortando quindi il padre a farlo, che non insiste più di tanto a far obbedire il figlio. E la mamma invita a mantenere la calma e prende lei il controllo, recitando la preghiera. Ringrazia il Signore per il pasto, per averle dato una bella famiglia ed è fiera di quello che fanno i figli Oliver e Matthew. Lo ringrazia poi di aver mandato una nuova persona in famiglia, della quale però non ricorda più il nome. Oliver interviene dicendo che si chiami Jenny e questo fa salire un po' di ansia in lei. Fine della preghiera e comincia la cena. La mamma di Oliver comincia a chiedere a Jenny degli studi e se abbia già scelto un'università. Oliver dice che quello sia l'argomento di discussione preferito della mamma. Ma la cena sembra trasformarsi in un interrogatorio, dove la mamma di Oliver vuole sapere tutto su Jenny, tutto su cosa voglia farne del suo futuro. Hai già parlato al tuo consigliere? Qual è la tua prima scelta? Manderai una candidatura anticipata? A quali prof hai già chiesto una raccomandazione? Potresti fare un tema di 500 pagine sul trionfo faccia all'università? Jenny è allibita e Oliver chiede alla mamma di calmarsi. Una domanda per volta. Hai superato i test di ammissione? Jenny ne ha fatto solo uno, finito per metà e che ha fallito. Ma cosa rispondere? Mentire o essere sincera? Jenny sceglie una via di mezzo, dicendole che ha cominciato a ripetere. Ma non basta, perché ora la mamma vuole sapere in quale università vorrebbe andare. Jenny non ha ancora riflettuto su ciò e se la gioca bene, dicendo che sia una scelta importante e che non voglia quindi precipitarsi nella decisione. La mamma capisce che sia una risposta furba, ma le consiglia comunque di scegliere qualcosa nella quale sia brava. Jenny quindi ora ha un po' meno ansia, ma l'interrogatorio continua e le chiede quale materia vorrebbe studiare, ma interviene Oliver dicendole che può tenersi qualche domanda per i test di ammissione e lei lo ascolta. Non si parla più di scuola, ma questo non vuol dire che l'interrogatorio sia finito. Quali sono le attività extrascolastiche di Jenny? Lei dice che fa yoga, anche la mamma di Oliver fa yoga, ma in un centro che però costa tantissimo. Jenny le dice che fa yoga a casa guardando dei video,
Per la mamma di Oliver, Jenny dovrebbe passare al centro, con le altre allievi è più difficile distrarsi e si lavora di più. Anche Florence Sciglia passa quasi tutte le settimane al centro. La mamma chiede a Jenny se la conosca, perché sembrano avere molto in comune, ma ciò alimenta l'ansia in Jenny, perché tutti la confrontano a lei, anche sua mamma lo ha fatto. Florence era amica di Oliver, ma è da tanto che non passa di lì. Oliver dice che perché è molto occupata è addirittura capitano della squadra femminile di nuoto e presidente dell'associazione degli studenti asio-americani. E questo fa venire in mente una nuova domanda alla mamma di Oliver, che rimette quindi il cappello da investigatore e chiede a Jenny se abbia intenzione di continuare la relazione con Oliver quando sarà all'università. Jenny comincia a pensare, quindi la mamma è a corrente della relazione. Ma perché una domanda così strana? Non si trasferisce in un altro stato, andrà solo all'università. Inoltre stanno insieme da poche settimane e nemmeno hanno ancora fatto roba. Jenny sta per dire che sia ovvio, ma Oliver la interrompe, dicendo che non ne abbiano ancora parlato. L'ansia di Jenny è ormai alle stelle, ma la situazione sembra calmarsi. La mamma dice al figlio di parlarne al più presto, la comunicazione è importante in una coppia e che sarebbe un peccato se Jenny dovesse andarsene. Il padre rincara la dose, dicendo che se Jenny dovesse essere libera avrebbe la fila. Questo vuol dire quindi che Jenny ha fatto colpo sulla famiglia di Oliver? L'ansia se ne va completamente. Terzo episodio di Consume Me, serie che continua ad andare bene per quelli che sono gli standard del canale, e nella scheda qui in alto nel caso trovate la playlist con gli episodi precedenti. E noi ci eravamo lasciati con Jenny che deve prepararsi all'incontro con la famiglia di Oliver. Deve quindi riprendere la dieta, fare attività extra ed una vita in generale più sana dopo settimane di divertimento con Oliver. Vediamo quindi se ci riuscirà, se riuscirà a far colpo sulla famiglia di Oliver o sarà la fine della loro relazione.